Riccardo Silvio Caputo aveva la fama di essere piacente e terribilmente affascinante, un giovane argentino dai capelli scuri, il mento volitivo e gli occhi penetranti. Aveva un talento per le lingue, Riccardo, e una passione per il disegno. Passava molto tempo nei bar vicino casa a disegnare i volti delle persone. Era una cosa che lo rilassava, ma anche un modo per sbarcare il lunario. Aveva viaggiato molto ed era troppo orgoglioso per vivere in una squallida stanza da 4 soldi o per indossare il grembiule sporco di un cameriere. Riccardo era arrivato a New York dal Sud America e aveva capito subito che avrebbe potuto vivere bene sfruttando le sue innate capacità seduttive. Fu così che si mise alla ricerca di donne facoltose che fossero catturate dal suo fascino misterioso. Era nato a Mendoza, in Argentina, il 20 maggio del 1949. È cresciuto lì, un giovane basso ma atletico che amava correre e nuotare, che col tempo diventò un abile esperto di arti marziali con la passione del disegno. Riccardo arrivò per la prima volta negli Stati Uniti con un visto di 6 mesi nel 1970. All'epoca non aveva precedenti penali né problemi psichiatrici. Sbarcò a New York e all'inizio lavorò come cameriere in alcuni ristoranti e in seguito diventò custode al Plaza Hotel. In una banca di Manhattan dove aveva aperto il conto incontrò una cassiera, Natalie Brown, che aveva 19 anni e viveva con i suoi genitori a Long Island. Iniziarono a frequentarsi. L'annuario della Roslyn High School del 1969 descriveva Natalie come un'adolescente brillante e avventurosa che amava andare a cavallo e nuotare. La sua foto mostra una ragazza con i capelli lunghi fino alle spalle e un sorriso dolce. Stava progettando di diventare infermiera come sua madre. Suo padre invece era un venditore e la famiglia viveva in una grande casa nella ricca e boscosa Flower Hill a Long Island. Insomma, la ragazza proveniva da una famiglia benestante, mentre Riccardo aveva un lavoro umile e viveva in una stanza in affitto a buon mercato. Inoltre i genitori di Melanie erano contrari a quella relazione, ma lei era molto affascinata da quel giovane e dai modi gentili. Si frequentarono per un anno e nell'estate del 1971 andarono insieme in Europa, soggiornando in ostelli della gioventù e facendo escursioni. Quando tornarono erano fidanzati, ma la loro relazione di lì a poco avrebbe cominciato a mostrare le prime crepe. La notte del 31 luglio verso le 19:30 la famiglia Brown uscì a cena fuori lasciando Melanie e Riccardo da soli in casa. Un'ora dopo lui chiamò la polizia. William Coningsby, un detective della omicidi in pensione della contea di Nassau, ricordò in un'intervista: Caputo chiamò il sesto distretto e disse: «Penso di aver ucciso la mia ragazza». Quando i poliziotti arrivarono a casa dei Brown, Riccardo portò gli agenti in cucina dove trovarono il corpo. La giovane donna era stata accoltellata a morte e c'erano indizi di un violento litigio. A quanto pare l'argomento della discussione riguardava l'opportunità o meno di continuare la loro relazione. Lei avrebbe voluto lasciarlo e lui era contrario. Riccardo Caputo confessò e venne accusato dell'omicidio. Fu incarcerato in attesa del processo, ma non passò molto tempo perché cominciasse a dare segni di squilibrio. Lo sentivano parlare ad alta voce con la sua ex ragazza defunta e man mano che i giorni passavano sembrava che la sua condizione peggiorasse sempre più. Fu richiesta una perizia psichiatrica che certificò la sua incapacità di intendere e di volere. Insomma, Riccardo non avrebbe potuto sostenere un processo. Fu mandato in un ospedale psichiatrico all'interno della prigione statale di Fishkill, New York. Lì iniziò a ricevere cure da Judith Baker, una psicologa del personale. La donna era cresciuta nella piccola città di Bridgewater, nel Connecticut. Figlia del primo selezionatore, si era laureata al college e aveva conseguito un master alla St. John's University di New York.
Era una donna professionale che si prendeva molta cura dei suoi pazienti. Nell'ottobre del 1973 Riccardo Caputo fu trasferito al Manhattan Psychiatric Center di Wards Island, apparentemente perché il suo comportamento era stato così buono da non essere più considerato un rischio. Robert Spur, portavoce dell'Ufficio statale per la salute mentale, affermò che, sebbene il signor Caputo fosse un paziente criminale, era stato un detenuto modello che lavorava per un salario minimo presso lo snack bar dell'ospedale e gli era permesso di spostarsi almeno entro certi limiti. Cominciò anche a ricevere permessi, a volte diversi alla settimana, e in molti di questi andava a visitare la psicologa che lo aveva in cura, Judith Baker, nel suo appartamento a Yonkers. Sembra che i due fossero sentimentalmente legati, anche se quelle voci furono smentite dai genitori di lei. Nell'estate del 1974 Judith portò Riccardo a casa dei suoi genitori nel Connecticut per una giornata a bordo piscina nel cortile sul retro. Era molto affascinante, diceva di lui la ragazza, sembrava molto intelligente ed era piacevole passare del tempo con lui. I genitori di lei non sapevano che lui fosse un criminale con problemi mentali. Quelle visite andarono avanti per un po', fino a che qualcosa tra i due si ruppe e Judith gli disse di smettere di andare a casa dei suoi. Lui però continuò a farlo. In realtà Riccardo si era innamorato di quella donna e avrebbe voluto cominciare una relazione, ma la dottoressa non era d'accordo. Lei conosceva bene la sua situazione e non se la sentiva di impegnarsi in quel rapporto. Insomma, per Judith lui non era altro che un paziente a cui lei era molto affezionata, ma non era disposta ad andare oltre. Il rifiuto però era una cosa che Riccardo proprio non sopportava. Nel frattempo la libertà dell'uomo di andare e venire dalla struttura psichiatrica era così indiscussa quell'autunno che il personale dell'ospedale non seppe nemmeno che fosse scomparso fino a pochi giorni dopo. Siamo al 20 ottobre del 1974. Quel giorno Riccardo andò nell'appartamento di Judith Baker e dopo l'ennesimo rifiuto di lei perse completamente il controllo. Cominciò a colpirla con dei pugni sul viso e quando lei fu quasi tramortita, la strangolò con una calza di nylon. Insomma, ormai era chiaro che lasciarlo, dirgli che l'amore era finito o che non sarebbe mai cominciato, significava firmare la propria condanna a morte. Fuggì Riccardo con la Plymouth Duster del 1972 di Judith. Il giorno successivo i suoi genitori, dopo aver provato a contattare la figlia telefonicamente, andarono nel suo appartamento e trovarono il corpo. «Quando ho capito che era stata uccisa abbiamo subito pensato a quell'uomo», disse la madre di Judith. Lui stavolta fuggì a San Francisco, dove rimase solo per 3 mesi nell'inverno del 1975. Un tempo sufficiente per incontrare Barbara Ann Taylor, 28 anni, manager di una sussidiaria di film educativi della McGraw-Hill. Con il falso nome di Riccardo Dunoquir, l'uomo si fece passare per un artista uruguaiano in difficoltà che parlava correntemente spagnolo, inglese, portoghese, ebraico e italiano. Iniziò a disegnare i volti delle persone nei bar per guadagnarsi da vivere. Barbara Ann fu uno dei suoi soggetti e lui approfittò della disponibilità della donna per invitarla a cena fuori. Non ci volle molto prima che lei lo invitasse a trasferirsi nel suo appartamento a Pacific Heights. Le cose sembrarono andare bene all'inizio, lei era felice e lui era sempre molto disponibile. Ma la sua famiglia e i suoi amici erano scettici perché non aveva un lavoro, parlava troppo senza mai concludere nulla. Col tempo anche Barbara Ann si rese conto che quell'uomo per lei era un peso morto. Fu così che all'inizio di marzo del 1977 decise di interrompere quella relazione. Decisamente una cattiva idea, conoscendo Riccardo. Barbara Ann, per far sì che se ne andasse da casa sua, gli comprò un biglietto aereo di sola andata per Honolulu, dove l'uomo aveva espresso il desiderio di voler lavorare in un ristorante. Riccardo andò via per 2 settimane, ma tornò il 26 marzo dopo aver quasi ammazzato una ragazza. La poveretta non morì perché un amico di Riccardo entrò nella stanza dove lui la stava picchiando brutalmente.
Ancora una volta in fuga, Barbaren lo andò a prendere all'aeroporto, sempre più spazientita dalla presenza di quell'uomo. La donna confessò a sua sorella che Riccardo le aveva chiesto di sposarla, ma lei non ne voleva sapere ed era determinata a interrompere la relazione. Il 30 marzo era previsto che Barbaren andasse a cena a casa dei suoi genitori a Fremont, un sobborgo nella zona della baia di San Francisco. Lì però non arrivò mai perché nel frattempo Riccardo l'aveva brutalmente uccisa nel suo appartamento. Lui fu visto lasciare la casa della donna con una valigia la mattina del 27 marzo, destinazione Messico. Una settimana dopo fu catturato al confine vicino al Texas e detenuto dalle autorità statunitensi per l'immigrazione a El Paso. Ai poliziotti l'uomo disse di chiamarsi Riccardo Pinto, l'ennesima falsa identità. A questo punto siamo ad aprile del 1977 e Riccardo era detenuto in una caserma insieme ad altre persone. Il giorno 7, con un gruppo di altri detenuti, riuscì ad evadere dopo aver sopraffatto le guardie arrampicandosi su una rete metallica. Poi scomparve e si diresse verso Città del Messico. Qui, usando vari nomi tra cui Ricardo Martinez Diaz, ottenne un lavoro di commesso in una libreria dove incontrò una studentessa di 20 anni, Laura Gomez, e iniziò a vivere con lei. Anche in questo caso la relazione durò per un breve periodo, dopo il quale la donna gli fece sapere che non voleva più saperne di lui. Non era quello che Riccardo avrebbe voluto sentirle dire. Il 3 ottobre 1977 fu trovata morta per le percosse subite nel loro appartamento. Era stata aggredita con un bastone. Suo padre disse alle autorità che era stato il fidanzato di sua figlia ad ucciderla. Dai risultati dell'autopsia emerse che la donna era incinta di 2 mesi. Un'altra fuga lo aspettava, l'ennesima per Riccardo Caputo. Alcuni giorni dopo aver ucciso la messicana Laura Gomez riuscì a fuggire dal Messico e tornò negli Stati Uniti. In seguito disse che non ricordava come aveva attraversato il confine e di sentirsi come se fosse diventato un fantasma. Riccardo trascorse 5 mesi a Salt Lake City, capitale dello stato dello Utah, per poi stabilirsi a Los Angeles dove lavorò come cameriere al ristorante Scadia. Lì conobbe Felicia Fernandez, una rifugiata cubana che sposò nel 1979. Nel 1981 nacque il suo primo figlio e 3 anni dopo, ad aprile, quando sua moglie aveva appena partorito il secondo, l'uomo scomparve. Anche sua moglie non l'hanno più ritrovata e molti pensano che Riccardo l'abbia uccisa, anche se lui non ha mai confessato quel delitto. Quell'anno tornò in Messico sotto il falso nome di Roberto Dominguez e si stabilì nella città di Guadalajara, dove trovò lavoro come insegnante d'inglese. Tra i suoi allievi c'era Susanna Elisalde, un'adolescente che aveva appena vinto un concorso di bellezza e uno dei premi era proprio il corso d'inglese. Lui allora aveva 36 anni e Susanna 17, si innamorarono e nel 1984 si sposarono e si trasferirono a Chicago. Lì Riccardo, facendosi chiamare Francisco Porras, tornò a lavorare come cameriere. Tra il 1984 e il 1994 ebbe 4 figli con Susanna. Il suo matrimonio con la giovane messicana fu, nelle parole dello stesso Riccardo Caputo, il periodo più bello della sua vita. Gli ultimi anni li trascorse a Guadalajara. A Chicago aveva perso il lavoro e sua moglie non ha mai saputo che suo marito e il padre dei loro 4 figli fosse in realtà un serial killer. In seguito disse: «La verità è che per me è sempre stato un ottimo padre e marito, non ho mai sospettato che fosse un omicida seriale». Nel corso di quegli anni l'uomo lavorò come cameriere, insegnante di arti marziali e di inglese o manager di ristoranti nel Midwest e nel Sud-Ovest e visse in Nord e Sud America apparentemente usando documenti falsi per stabilire le sue credenziali e per spostarsi.
Come spesso faceva, usò molti nomi diversi per nascondere la sua identità, ma non ha mai cambiato il suo aspetto fisico. Aveva avuto 4 figli dai suoi 2 matrimoni e sembra che abbia condotto una vita senza crimini negli ultimi 17 anni. Normalmente ciò che si vede nella psicopatologia è che il comportamento antisociale aumenta di frequenza e grandezza nel tempo e semplicemente non si ferma. In questo caso, dopo aver commesso 4 orribili omicidi, Riccardo Caputo condusse una vita apparentemente tranquilla, con una moglie e 4 meravigliosi figli. Alla fine però, a marzo del 1994, qualcosa dentro di lui era cambiato. Per 17 anni aveva vissuto indisturbato, poi, spinto da un rimorso improvviso e dagli incubi che non lo lasciavano dormire, ha confessato tutto. Preferisco avere il corpo imprigionato e la mente libera piuttosto che continuare a vivere con un'altra identità, la mente imprigionata e il corpo libero. Adesso però c'era il mistero giudiziario di un uomo che si dichiarava pazzo, ma che per 17 anni aveva vissuto all'interno dei canoni della normalità. E che dire del mistero psichiatrico di un criminale che dichiarava di essere posseduto da più personalità? Un dottor Jekyll e Mr. Hyde in cui il buono ignorava cosa aveva fatto il cattivo. Insomma, il ricordo delle sue vittime lo stava perseguitando e temeva che avrebbe ucciso di nuovo. Riccardo Caputo si è dichiarato colpevole degli omicidi di Natalie Brown e Judith Baker ed è stato condannato al carcere a vita, con la possibilità di chiedere la libertà vigilata solo dopo aver scontato almeno 25 anni. Tra l'altro le sue vittime si suppone siano molte di più. Nel 1981, ad esempio, Devon Green, 23 anni, fu ucciso a Los Angeles in California e il suo collega identificò Riccardo Caputo come la persona che aveva lavorato con loro al ristorante prima che Devon fosse ucciso. Era anche uno dei principali sospettati dell'assassinio di una scrittrice a New York, Jacqueline Bernard, 62 anni, che viveva da sola in un appartamento al 552 di Riverside Drive. La donna era stata trovata strangolata il 2 agosto del 1983. Non è facile dire quando Caputo abbia smesso di uccidere. Dopo essersi dichiarato colpevole degli omicidi di Brown e Baker, la giustizia degli Stati Uniti infatti ha abbandonato le indagini su altre possibili vittime. Insomma, quell'uomo che aveva sedotto le sue vittime come un incantatore di serpenti e poi le aveva uccise nel modo più subdolo e brutale, era stato per anni il serial killer più ricercato negli Stati Uniti. Incarcerato nella prigione statale di Attica a New York, Riccardo Caputo ha avuto un infarto fatale nell'ottobre del 1997 mentre giocava a basket. Aveva 48 anni. Dopo aver ucciso almeno 4 donne, non si sa se qualcuno abbia mai pianto per la sua morte e la storia dei suoi crimini rimarrà incompiuta per sempre. Ci sono almeno 2 cose interessanti sulla carriera criminale di Caputo. Ha avuto relazioni prolungate con ogni donna che poi è diventata una sua vittima, il che lo rende particolare tra i serial killer. Le vittime erano tutte giovani, attraenti, istruite ma emotivamente instabili. Questa caratteristica le avrebbe rese facili prede delle storie piene di autocommiserazione che Riccardo Caputo amava raccontare. Una di queste era quella del nobile argentino abbandonato dalla madre e ridotto a fare lavori umili negli Stati Uniti come clandestino. L'altra cosa da segnalare è il lungo periodo di inattività dell'assassino, durato ben 17 anni. In quel lasso di tempo l'uomo non sembra aver ucciso o commesso crimini di altro genere, una cosa piuttosto insolita tra i serial killer. Oggi di lui restano solo le sue ceneri e il racconto delle terribili sofferenze delle sue vittime innocenti.